Ciao, benvenuti di nuovo nella mia cucina. Siete pronti per una nuova ricetta? Andiamo. Eccoci qui. Oggi prepareremo un risotto con una crema di formaggio e del tartufo. Abbiamo il nostro pecorino fresco, abbiamo un pezzo di brie, che è un formaggio francese. Possiamo utilizzare anche tutta la sua crosta, che è una muffa, ma si può mangiare tranquillamente, non crea nessun danno al nostro corpo. Il tartufo si acquista nei supermercati, si trova in barattolini, lo troviamo quasi dappertutto. Abbiamo del riso, io in questo caso uso del riso basmati, della panna per creare la nostra crema di formaggio, del burro, dello scalogno e del vino bianco. Prima cosa andiamo a pulire il nostro pecorino. Insieme al brie tagliamo a cubetti o pezzettini. Tagliamo il brie. Andiamo a metterlo dentro un pentolino. Aggiungiamo la panna. E poi andiamo a metterlo a bagnomaria per almeno 10 minuti, sino a quando il formaggio non sarà del tutto fuso. A vostro piacimento potete dare una spruzzatina di pepe nero. In tanto gli diamo una mescolata. In qualche minuto la nostra crema è quasi pronta. Andiamo a spezzettarvi dentro alcuni pezzi di tartufo, così inizia a prendere il sapore. Un consiglio: non esagerate mai col tartufo. Lasciamo ancora così qualche minuto. Ora andiamo a tostare il nostro risotto. Mettiamo il burro. Il nostro scalogno. E poi andiamo a mettere il riso per tostare. Una volta tostato, poi andiamo a bagnare con del vino bianco. Andiamo a mettere del brodo vegetale che ho preparato in scadenza.
Ti ricordo che una porzione, in questo caso io sto cucinando 2 porzioni di riso, e una porzione di riso equivale a 70-80 grammi a persona. A questo punto sono passati 10 minuti dalla cottura del riso, andiamo ad aggiungere qualche lamella di tartufo, se volete o desiderate un sapore più forte potete sostituire il formaggio al pecorino dolce con della gorgonzola. Adesso andiamo ad unire la nostra crema di formaggio. Alcuni minuti e andiamo a mantecare il riso. A questo punto il risotto è pronto, mettiamo un goccino di burro e lo andiamo a mantecare a fiamma spenta. Ecco qui.